Tales by Love episodio 5, piccola comunicazione di servizio. Da adesso in poi tutti questi video non li inizierò più con Tales by Love episodio 5 perché ho finito le dita e dovrei iniziare a fare 6, 7, 8 e sarebbe strano, non parliamo dopo il 10, per cui inizieremo direttamente a parlare di cosa si deve parlare. Detto questo, da New York oggi vi porto in Giappone e in particolare alla base del Monte Fuji, dove qualche settimana fa ho avuto la fortuna di scattare questa foto qui. Quando dico ho avuto la fortuna non è che lo dico da paraculo come dire oh che bella fortuna che ho avuto, no, ho veramente avuto una botta di culo di quelle che quasi ti vergogni. A un certo punto sei in imbarazzo, ti guardi intorno e dici oh raga, veramente, cioè, mi spiace quasi, ma... E questo perché, tanto per cominciare, non è così scontato che il Monte Fuji sia visibile nella sua interezza. Spesso e volentieri la punta è coperta dalle nuvole, ma soprattutto, vedete i ciliegi in fiore del primo piano? I ciliegi nella regione del Monte Fuji di solito fioriscono a inizio aprile, ma io questa foto l'ho scattata il 25 aprile. Ora, cosa è successo prima di scattare questa foto? Il giorno prima noi arriviamo a Kawaguchiko, che è questo villaggio alla base del Monte Fuji, facciamo cena, ci prepariamo per dormire per il programma della mattinata, che consisteva in una sveglia prestissimo alle 4 del mattino con il progetto di scattare una foto al Monte Fuji che si rifletteva sul lago all'alba e poi spostarsi nella zona della pagoda Chureito, salire la scalinata e godere di questo spettacolo sul Monte Fuji con la pagoda, ma senza i ciliegi in fiore perché il viaggio era organizzato a fine aprile. La sera prima di fare questa fotografia le previsioni del tempo erano un po' incerte, dicevano sereno variabile, quindi non si sapeva che cosa avremmo trovato alla mattina. Così al mattino eravamo d'accordo con la mia guida giapponese, il mitico Kenji, che sostanzialmente ci saremmo aggiornati sul da farsi. Ci svegliamo alle 4 e inizia una serie di messaggi manco fossimo una squadra degli SWAT che doveva entrare in un bunker di talebani. Allora, il monte in questo momento è coperto, cosa facciamo? Ordiniamo i taxi o non li ordiniamo? Ma aspettiamo ancora un attimino, comunque c'è del sereno, c'è del vento, ci mettiamo a parlare in un tono a metà strada tra il colonnello Giuliacci delle previsioni del tempo e un ammiraglio della marina militare praticamente. Ma in generale le premesse non erano troppo buone, guardando il Monte Fuji non si vedeva niente, era tutto quanto coperto dalle nuvole. Io comunque mi alzo, decido di uscire, andare sulla riva del lago a vedere un pochettino com'era l'antifona. Viene con me solamente uno degli irriducibili di quel viaggio, che era Giorgio, che aveva la faccia addormentatissima perché erano le 4:30 del mattino ed eravamo in quel momento dove non ti scambi neanche una parola praticamente perché non hai le forze, semplicemente ci siamo guardati così. Ci crediamo, dai, ci crediamo. Ma per la foto del riflesso del Monte Fuji purtroppo non c'era niente da fare. Ciononostante il tempo stava migliorando. Così, in contatto col colonnello Kenji, decidiamo di rischiare. Prendiamo i taxi e andiamo al Chureito. Mentre andiamo, il cielo inizia a schiarirsi. Arriviamo in cima a questa pagoda e lo spettacolo è di una bellezza incredibile, perché c'erano i ciliegi in fiore. Fuori stagione, non ce l'aspettavamo, è stata una sorpresa incredibile. Ma la punta del Monte Fuji aveva ancora un cappello di nuvole che non si spostava. E così ci siamo messi a fare gli stupidi del tipo soffia, togli via ste nuvole dalla montagna, ma le nuvole non si spostavano. Passa un'ora e mezza, un po' di persone del nostro gruppo decidono di tornare in albergo e fare colazione, ma alcuni di noi rimangono lì e a un certo punto, dopo circa 2 o 3 ore di attesa, le nuvole si spostano e il Monte Fuji si mostra in tutta la sua bellezza, con la punta innevata, i fiori di ciliegio e la pagoda, permettendo a me e ai miei compagni di viaggio di scattare una foto che non è fotografia, è pornografia, perché è davvero il Giappone in una foto. Ecco, questa già di per sé è una bella storia di perseveranza, di attesa, di pazienza, eccetera eccetera, ma facciamo un piccolo passo indietro a un anno prima, quando stavamo organizzando quel viaggio con gli amici di Tide Travel e Viaggio in Giappone. Dovendo definire l'itinerario di un viaggio in Giappone a fine aprile, dovevamo decidere se includere o meno una tappa al Monte Fuji. Ora, arrivare a Kawaguchiko non è la cosa più semplice del mondo. Da Kyoto bisogna prendere almeno 3 treni, uno per andare a Tokyo e poi da Tokyo prendere un altro treno che devi cambiare in un'altra stazione per poi arrivare a Kawaguchiko. I nomi esattamente non me li ricordo. Quindi è anche abbastanza uno sbattimento, devi proprio fare una scommessa sul fatto che tu in quell'unico giorno in cui sarai lì troverai bel tempo. Così eravamo al telefono con Davide, che era il nostro referente in Giappone, e ci dicevamo lo mettiamo, non lo mettiamo, ma se poi perdiamo tempo, se poi sprechiamo una giornata perché fa brutto. C'erano tante incognite e di fatto questo è il motivo per cui la maggior parte dei tour operator non include una tappa a Kawaguchiko nei propri viaggi organizzati, perché è un rischio, perché può andare male in una buona percentuale di casi. E a Kawaguchiko, se non c'è il Monte Fuji, non c'è veramente un cazzo. Così pensavamo e io dentro di me a un certo punto ho sentito una specie di istinto che mi ha detto senti, fallo.
Nella peggiore delle ipotesi nuvolo, cosa vuoi che sia, hai sprecato una giornata. E così l'abbiamo inserita. Ecco, questa è la storia di come abbiamo deciso di inserire questa tappa all'interno di quel viaggio, e cioè istinto, un desiderio di scommessa che le cose potessero andare bene, nonostante ci fosse un'altissima possibilità che le cose sarebbero andate male. E allora mi sono detto, ma quante volte nella tua vita, quando stai per intraprendere qualcosa di nuovo, di particolare o di realizzare un sogno nel cassetto, sei più preoccupato sulle cose che potrebbero andare male rispetto a quelle che potrebbero andare bene? Cosa è più importante, quello che può andare male o quello che può andare bene? In quella circostanza io ho scelto quello che può andare bene e il risultato è stato quello che avete visto. Ovviamente non vi dico la gioia e la felicità delle persone che viaggiavano con me, perché chiaramente anche loro erano partecipi di questo rischio. Un pochettino è come quando vai a giocare d'azzardo, no? Che sei lì che punti qualcosa e vedi se ti può andare bene, e se ti va male, pazienza, hai perso, ma se ti va bene, mamma quanto te la tiri per i mesi a venire. Tanto più che non solo abbiamo avuto la fortuna che il cielo era sereno e che il Monte Fuji si è scoperto, ma abbiamo anche avuto la sconvolgente e francamente imbarazzante botta di culo di trovare i ciliegi al massimo del loro splendore proprio nel momento in cui noi eravamo davanti al Chureito, al cospetto del Monte Fuji. E questo già di per sé mi riempiva di felicità, gratitudine, che bello, che bello, che bello. Ma dovete sapere che un mese prima di partire per quel viaggio mi ero reso conto che quella giornata al Monte Fuji sarebbe capitata esattamente nell'anniversario di uno dei giorni più importanti della mia vita. A questo punto, nella chat organizzativa che avevo con Viaggio in Giappone e Tide Travel, mi sono concesso il lusso di fare lo sborone e dire: ragazzi, ho un presentimento. La data in cui siamo al Monte Fuji è una data molto speciale per me. Questo significa che andrà bene, ci sarà il sole e ci saranno i ciliegi in fiore. Tutti a dire come fai a dirlo così, eccetera eccetera, ma la realtà è che è andata così. Potrei anche raccontarvi il perché quel giorno era così speciale e così di buon auspicio per me, ma questa, come si suol dire, è un'altra storia e se ne parlerà in un altro episodio. Dal Giappone per oggi è tutto. Sayonara!